Il 30 luglio, insieme a Piero e Marianna, ho preso un aereo per raggiungere Casaio, un piccolo paesino al nord della Spagna. Qui, insieme a loro ed altre 30 persone, ho partecipato ad uno Youth Exchange e visto che ogni volta mi viene chiesto «Mario, ma che cosa sono questi Youth Exchange di cui parli sempre?» Ecco, in questo video cercherò di spiegarvi cosa sono e cosa si fa durante questi progetti. Buongiorno mondo! Buongiorno Mariannella! In che punto dobbiamo prendere l'autobus? In Moncloa. In Moncloa, quindi abbiamo un'ora, ma ci aspettano tipo 40 minuti di cammino per prendere quest'autobus e partire per la Galizia, precisamente Casaio. Ma partiamo con ordine. Come dice la parola stessa, lo Youth Exchange è uno scambio tra giovani di diverse culture e nazionalità. Quindi quello di cui sicuramente avrete bisogno è conoscere un minimo di inglese. Italy and Estonia, right? Oh, okay, I got it. Ogni anno l'Europa approva e finanzia moltissimi progetti con le più svariate tematiche. Quindi, se ancora ti stessi chiedendo perché partecipare, beh, la risposta potrebbe essere semplicemente perché è gratis. Ah, che figata! Our level of English depends on how much time we speak English. So now I'm speaking English with an Italian accent. So, a South Italian accent. I don't know, tomorrow, after tomorrow, I will speak like another English. It will be Yeah, for sure. Vamos! Le facce dei ragazzi Quando c'è il silenzio del pullman è solo perché Mario dorme. Questo è il classico ballo tipico per dare il benvenuto alle persone che arrivano. La tipica giornata di uno Youth Exchange inizia alle 8:30 con la colazione e prosegue poi con le attività fino ad ora di pranzo, il tutto intervallato da una pausa caffè, stessa cosa poi il pomeriggio. Tutta la settimana è organizzata su una time schedule che giorno dopo giorno entrerà sempre più nel vivo del progetto. I primi giorni invece sono sempre dedicati alla conoscenza degli altri partecipanti, anche perché per tutta la settimana c'è da stare con loro, quindi se li conosci forse è meglio, no? Si gioca al Human Bingo, in cui devi riempire le caselle con il nome di una persona nata per esempio nel tuo stesso mese, o il campo minato, in cui devi far sì che tutti i tuoi compagni attraversino questo percorso pieno di mine, anche a costo di portarteli in braccio. Insomma, avrete capito, ogni scusa è buona per conoscersi, anche ad esempio quando si è a cena. In Italy, spaghetti. This is illegal. That's not good. That's not good. You are judging an Italian cutting pasta. You know what's missing? Ketchup. Ho tagliato gli spaghetti. Ma sei italiano! Sì. I'm sorry. No, it's true. No! Guys, we give Piero to Estonia and we take Boris.
Ok, approve. In ogni progetto c'è sempre una giornata dedicata alla visita di una città. E quale migliore scelta, visto che in questo caso si parlava di turismo sostenibile e Cammino di Santiago, se non la meta finale tanto ambita da ogni pellegrino? Sorry. You go. I will. It's a huge moment. Go. Nils. Questa piazza è il punto cruciale per il cammino di ogni pellegrino. È quel punto in cui arriva e sa di aver terminato un percorso durato varie settimane. Non so cosa stia succedendo, ma stanno succedendo cose a Santiago. Che ne pensi, mio caro amico, di questa giornata fantastica? Non lo so che cosa ne pensa, però io credo che lui ci voglia dire: godetevi questa giornata, divertitevi, fate cose belle e soprattutto mirate sempre in alto, verso la conoscenza e verso le stelle, perché solo così capirete qual è il vostro vero destino. Siate ambiziosi. Grazie per questa saggia lezione di storia. Un momento toccante, quasi come questo. Toccante, perfetto. Grazie. Prego.